È ormai passato più di un mese da quando sono una digital nomad, da quando ho lasciato Milano, da quando ho lasciato un appartamento fisso, da quando ho lasciato il lavoro. E una cosa che ho notato è che allontanandomi dalla mia routine sto scoprendo tante parti di me che non riuscivo a riconoscere prima. Non perché non ci fossero, ma semplicemente perché erano talmente inserite nella mia routine che non ci facevo neanche caso. Quelle piccole cose che diventano automatiche. Stupidamente, per esempio, il fatto che continuo a mordermi le guance in ogni singola foto sono sempre... A quanto pare questo è un mio nuovo tic, che sono passata dal mangiarmi le unghie a mangiarmi le guance. Perché quando esci dalla tua routine, rivedi tutti i tuoi atteggiamenti, riconosci le cose che prima erano automatiche. Invece adesso tutto non è più routine. Svegliarmi, fare colazione, decidere che cosa avere per colazione, decidere che cosa fare durante la giornata non è più una routine. Tutto diventa discutibile. E una delle cose sulle quali sto facendo molta più attenzione è quanto faccio overthinking. Ormai è quasi un meme anche sul mio canale quanti viaggi mentali io mi faccia, spesso con piani folli di quello che vorrei fare, di dove mi vedo nel futuro, eccetera. Ma in questi giorni ci ho veramente riflettuto tanto. Per me non è mai stata una battuta o un modo per far ridere le persone il fatto che io faccia tutti questi viaggi mentali dove dico sì, potrei andare alle Hawaii, poi dalle Hawaii prendo una barca e dalla barca arrivo in realtà dall'altra parte del mondo e poi dopo nel frattempo faccio lo stream e che con lo stream... Può sembrare una cosa ridicola, ma io ci credo veramente quando faccio questi viaggi mentali. E ripensandoci, è un qualcosa che mi accompagna da sempre. È sempre stato il mio modo di vivere, quello di farmi viaggi mentali. Infatti la mia psicologa mi ha fatto notare come io faccia viaggi mentali, io viaggi con la mia mente fin da quando ero piccolissima. Effettivamente io fin da quando ero piccola giocavo tantissimo nella mia testa. Considera che vivevo in un posto un po' remoto, non avevo vicini bambini con i quali stare, non avevo parchi attorno, vivevo in questo cucuzzolo della montagna e l'unico mio intrattenimento era mia sorella, che vabbè non condividevamo molto i tipi di giochi insieme. Avevo una tata perché i miei non erano mai a casa perché dovevano lavorare, non mi hanno mai fatto mancare nulla e questo non è assolutamente un modo mio per dire ah, mi hanno lasciato da sola con la... No, non mi hanno mai fatto mancare nulla in questo senso. Semplicemente passavo veramente tanto tempo da sola e quindi inventavo. Cioè io mi ricordo perfettamente come... un po' ridicolo. Avevo questo piccolo castello di plastica che probabilmente avevo trovato, non mi ricordo se era nelle patatine, una di quelle cose che trovavo forse nelle brioche al tempo c'erano queste cose. E mi ricordo che io giocavo con le formiche nel castello, cioè mi sognavo cioè mettevo il castello in mezzo a tutte le formiche ci salivano sopra, io le guardavo e mi facevo le storie mentali di quello che stava succedendo nel castello con le formiche che si avvicinavano. Non avevo tantissimi giocattoli perché essendo la seconda figlia, classico, avevo tutti i giocattoli che venivano giù da mia sorella, quello che non usava più lo usavo io. Il punto è che mia sorella non ha mai avuto il mio stesso stile nel gioco e quindi i suoi giocattoli... In realtà non mi ricordo neanche che cosa avesse come giochi. Forse aveva quelle cose per farsi le treccine. Non ho mai avuto case delle Barbie. Forse ho avuto tipo la cucina delle Barbie che mi aveva passato lei tutta rotta perché mia sorella non è capace di tenere le cose aggiustate. Però vabbè. E mi ricordo che, per esempio, la mia libreria diventava una villa a 20 piani delle Barbie. A ogni piano c'era uno il bagno che era fatto con il temperamatite, era il water. Il portamatita era la vasca da bagno e mi creavo queste case e quindi mi piacevano tutti i viaggi. Mi ricordo che passavo giornate intere a crearmi storie, viaggi mentali, perché semplicemente non avevo nessun altro con cui condividerlo. Magari non potevo neanche giocare con qualcun altro, sai, il gioco di giocare al ristorante o al negozio, mai fatto in vita io penso con nessuno. Se lo facevo da sola e mi immaginavo di riparare oggetti. Poi crescendo da giocare con le Barbie è diventato a immaginarmi film in testa mentre ascoltavo le canzoni, che sicuramente sarà successo anche a te quelle volte in cui ascolti una canzone e ti fai tutto il viaggio in testa. E mi ricordo perfettamente quelle volte in cui tornavo a casa a piedi, avevo un po' da camminare e mi ascoltavo a ripetizione la stessa canzone perché dovevo rifare il video musicale dentro la mia testa di quello che succedeva e se qualcosa andava storto dovevo ricominciare da capo.
Era letteralmente il mio rifugio. Io giocavo veramente tanto di immaginazione, perché in quello spazio avevo controllo di quello che succedeva e spesso mi immaginavo anche cose non così piacevoli, cioè mi ricordo che mi immaginavo anche, presente il ragazzino magari che ti piace, delle medie, io immaginavo che lo scoprivo con un'altra e mi incazzavo e piangevo. Sì. E mi sono resa conto in questo mese che quel rifugio non l'ho mai lasciato davvero. Perché anche oggi, quando conosco qualcuno, che sia una situazione, che sia un amico, che sia chiunque, io parto subito con i viaggi mentali. E non parto da quello che quella persona dice o fa, ma da quello che io immagino e penso potrebbe mai succedere sulla potenzialità di questa relazione non solo amorosa, ma proprio anche di lavoro, anche soltanto di amicizia, qualsiasi cosa. E appena sento un po' di connessione con qualcuno, subito penso, ma e se andassimo a fare un viaggio insieme? E se questa persona venisse al mio matrimonio? E se poi sparisse? Se sto tirando troppo la corda e questa persona in realtà sparirà perché sono esagerata io e chiedo continuamente di vederci, di uscire, di fare, di... Film infiniti, alcuni belli, alcuni catastrofici, ma letteralmente tutti quanti nel mio cervello. E il problema è che non riesco a fermarli. Me ne rendo conto. Me ne rendo conto e cerco di dirmi, guarda le azioni, guarda quello che fa questa persona, poi fatti i viaggi mentali se vuoi, però guarda le azioni. Però è veramente difficile. E questo mi porta a vivere delle delusioni perché quelle persone non rispecchiano il pensiero che mi ero creata di loro. Grazie al cazzo, vorrei dire. Perché io nella mia testa ormai mi sono già fatta tutta la serie TV. Mi conosco una persona, diventiamo amici e dico, ah, allora adesso potremmo andare a fare questi viaggi insieme perché anche questa persona piace fare queste cose. E quindi poi potremmo fare queste cose. E poi in realtà semplicemente quella persona non interessa ed è come è normale che sia perché mi ha conosciuto una volta. Ed è per questo probabilmente che mi lego così tanto alle persone attorno a me. Perché mi lego tanto ai progetti e ai piani che mi sono immaginata, a quella versione immaginata della relazione o connessione. E ho ragionato che nel momento in cui un'altra persona condivide con me questi viaggi, in cui non mi fa sentire pazza perché dopo un mese che ci sentiamo, che ci frequentiamo, cominciamo già a parlare dei cani insieme, dei gatti insieme, di dove andare ad abitare, dei viaggi, del matrimonio, mi lego, ovviamente, perché non mi sento sbagliata in quella situazione. E invece è probabilmente sbagliato quello che sto facendo. Ed è lì, secondo me, che mi sono completamente persa. Perché finalmente c'era qualcuno che non mi faceva sentire sola in questi viaggi, non mi faceva sentire sbagliata perché facevo questi viaggi, non mi faceva sentire il peso di questi progetti, anzi li condivideva con me e anzi li esagerava ancora di più. Quei mondi non erano soltanto miei e quindi quando quella relazione è finita non è finita soltanto la relazione, il rapporto con questa persona, ma sono finiti tutti i viaggi, è finita la mia possibilità di poter condividere queste cose con qualcuno, crollato lo spazio in cui potevo condividere queste idee, questi viaggi. E da lì ho capito quanto questa cosa mi faccia male, quanto questa cosa mi condizioni. E per quanto mi piaccia e mi diverta immaginare, sognare ad occhi aperti, sia effettivamente deleterio, soprattutto quando è in relazione ad un'altra persona. E un'altra cosa che sbaglio sicuramente è quella che razionalizzo tutte le mie emozioni. Quindi quello spazio che mi era stato dato dove potevo aprirmi a tutti i miei viaggi mentali, non sentirmi sbagliata, era un posto sicuro per me, oltre a quello che avevo nella mia testa, era finalmente un altro posto condiviso con qualcun altro, perché altrimenti se sono da sola razionalizzo tutto, perché da buon overthinker, overfinco, se si può dire, overfinco anche le mie emozioni. Quindi il mio modus operandi è pensare, sì, sono triste, ma ha senso perché effettivamente ho perso una persona e quindi... Oppure sì, mi fa male, ma effettivamente anche lui aveva le sue ragioni, le sue motivazioni. Oppure mi manca, ma so che non dovrei, non dovrebbe assolutamente mancarmi perché so che tipo di persona era, non dovrebbe mancarmi. E non ci sto nelle mie emozioni. E il punto principale di questi video è proprio quello di obbligarmi a stare nelle emozioni. Perché altrimenti non mi fermerei mai a riflettere. Perché mi sembra troppo, mi sembrano ingestibili, mi sembrano spesso un difetto. Perché continuo a pensare che se non avessi queste emozioni, se non pensassi così, se non fossi demoralizzata, sarei molto più produttiva, farei molte più cose. Però la soluzione non è, a quanto pare, quel che mi dicono, la soluzione non è quella di ignorare le emozioni.
perché altrimenti mi sembra di essere noiosa, di pesare, di parlare sempre delle stesse cose. Almeno qua ho uno spazio che parlerò pur delle stesse cose sempre, ma tu scegli di stare qua, quindi cazzi tuoi. Per il fatto che mi chiudo nel momento in cui trovo qualcuno che invece mi permette di aprirmi, sia nei miei viaggi mentali, sia nell'esprimere le mie emozioni, mi attacco come una cozza. E lo so che non è sano, l'ho imparato, ho capito. Solo che so perfettamente cosa vuol dire farsi tutti questi viaggi da soli e probabilmente nel momento in cui finalmente li condivido con qualcuno, non mi voglio staccare. Per quanto quella persona in realtà possa magari farmi male. L'altra sera ho provato a obbligarmi per un'ora a scrivere su un foglio di carta. Wow. Mi sono obbligata a scrivere, a scrivere tutto quello che mi passava per la testa. E la sera sono andata a letto senza più la voglia di annullarmi guardando una serie TV per riuscire a azzerare i pensieri e dormire. Avevo proprio voglia di tornare a farmi un po' di quei viaggi mentali e hanno fatto un male boia perché ovviamente, come ti ho già detto, faccio spesso anche viaggi mentali non positivi, quindi tipo entro in un bar e lo vedo con un'altra, che non so perché, sarà qualche cosa di masochista che ho dentro, non ho idea. Ne parlerò appunto con la psicologa domani alla sessione. Mi ha fatto male, alle volte sentivo proprio il bruciore alla bocca dello stomaco e sentivo proprio l'ansia salire, però sono riuscita a calmarla e a stare di più nell'emozione. Non ho pianto, sono fiera di essere riuscita a fare una cosa che può essere stupida per tanti, magari per te è stupido, wow, sei andata a letto senza una TV. Per me è un grandissimo passo, considerando che da 5 anni, se non di più, che non vado a letto senza avere qualcosa che parla di sottofondo. È stato veramente strano, ma anche molto liberatorio. Mi sto un po' obbligando a rimanere nelle emozioni, a starci, per quanto sia difficile. E sono sicura che il fatto che io sia adesso una digital nomad, che abbia iniziato questa nuova esperienza, mi stia aiutando proprio perché sono in un contesto diverso e sono ancora più sola, quindi ho voglia di stare con me stessa, non so se ha senso, e ascoltarmi di più. E se ogni tanto adesso il mio cervello parte per la tangente, me ne accorgo e sto ancora cercando di capire se mi faccia bene o male fare questi viaggi mentali, perché in un certo senso sono il modo in cui io esprimo la mia emotività, però nell'altro carico le persone di potenziali, di idee, di immaginari. Questo ancora non lo so. Sto imparando soprattutto a non vergognarmi, a non punirmi per le emozioni che provo, che è difficile, è veramente difficile. E probabilmente non ho bisogno di qualcuno che mi stia a fianco nel creare mondi insieme a me, nel vuoto totale, ma che effettivamente sia disposto a viaggiare con la fantasia, ma nella realtà. Vogliamo prendere un cane? Prendiamo un cane. Non so quanto sia sana questa cosa. È un pensiero che è venuto e sta sicuramente ancora sviluppando, devo ancora definire. Magari tu hai qualche consiglio. È come se fosse un calderone che sta un po' ribollendo nel mio cervello con tanti vari pensieri. Forse è anche un mio modo per distrarmi da quanto ho speso lo scorso mese, stando 17 giorni in Grecia. Ne ho parlato in questo video. Ciao!